sembra, come posso dire, promettente. Very promising, come si suol dire. Sembra molto promettente. E la cosa mi fa paura. Perché sento già tipo le farfalle che si muovono nel mio stomachino. E quindi sono lì che dico... mi stai dando troppe farfalle, non farmi del male, ti prego. Through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go... State molto attenti, perché al tempo ci aveva provato No Man's Sky. Non illudeteci, grazie. The technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate. Cioè, si muovono davvero? Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup. Non voglio gasarmi per non voglio rimanerci male. Sembra tutto troppo bello. An all-new animation system. And of course, you can play it in third person. Non mi dire che ti danno la scelta. Ti danno la scelta tra la terza e la prima. Vabbè. No, vabbè. Già che ti danno la scelta. Che bello. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that. Si luta! This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details and food. No, che bellini i cibi! Oddio, quelli erano insetti però. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco. Sì, companion robottini, guarda Vasco. No, ti prego, voglio un esercito di robottini che mi chiamano per nome. Ciao Vasco. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming. Mi piace, nuovo termine, NASA Punk. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and... Mi piace lo-fi. Quindi non sci-fi ma lo-fi. Quindi con un aspetto un pochino più retro. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Wow. Obviously, the game is big. And it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, vedi, tipo là non ci può andare perché devi fare gli upgrade. We can find the city of New Atlantis. Nuova Atlantide?
Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing. Raga, io piango, sto piangendo, cioè. È così bello che mi commuove. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art. La città più grande che abbiano mai creato, e Bethesda ha creato città gargantuesche. Focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. No, raga, sembra tutto così incredibile. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set. Allora, le animazioni dei personaggi e i personaggi non mi piacciono per niente. Ma questi li avevo visti anche l'altra volta che non mi piacevano. Però me ne sbatto le balle perché le ambientazioni sembrano così fiche che anche se non mi piacciono le animazioni facciali. Sì, sono le classiche di Bethesda che dico sempre bruttine le animazioni facciali, però se mi dai un universo esplorabile ti dico sti cazzi degli umani. Fammi vedere alieni, animali, rocce. Quindi perdono, passano in secondo piano. Anche se non mi piacciono, lo devo dire. Non mi piacciono le animazioni facciali, per niente. Cioè, sono veramente molto stiff, molto rigide, molto vecchiume. Però se mi dai l'universo esplorabile... Cioè, guarda che roba. Cioè, la grafica delle ambientazioni sembra talmente curata. E anche i mostri, guardali! Sembrano così belli che dico, ok... Le animazioni facciali mi fanno cagare, ma passano in secondo piano. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. Sei preso bene, Danielino? They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia. A parte che ho avuto un po' di vibes da Capitan Shepard. Quindi se mi fanno riprovare anche qualche emozione in stile Mass Effect. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective space. Oh là là. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Perché poi in base ai pianeti e alle città che esplori cambia proprio... Ma certo. Quindi alcune saranno più futuristiche, questa è tipo Far West. Ma che figata. Neon started out as a fish. Questa è cyberpunk. Known throughout the solar system. No, vabbè. City, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the... Raga, tra l'altro è un gioco Bethesda. Cioè, pensate alla quantità di mod, di roba che possiamo mettere. Sto male. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Cioè, è già un gioco infinito, lo facciamo diventare ancora più infinito. Vabbè, la prima run ovviamente si fa liscia. Esatto, è un gioco Bethesda, ci saranno mod a volontà, che bello. Sì, per forza su PC questo, per forza, proprio per forza. Cioè, devo moddare tutto. All heathens shall be made dust in time. Esatto, se mi diventa il nuovo Skyrim. Infatti. E poi tette ovunque. A brave runner here to challenge the Red Mile. They think
The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there. Cos'è la spiaggia? A slice of humanity's future. So, ready to get out there? I'm the type of person who spends hours in character. Oh, a me lo stai dicendo, Rick? People are gonna be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs. Che figata! So any character you see almost always is a character you could make yourself. Quindi possiamo personalizzare un botto. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Bello, possiamo personalizzare veramente un sacco. Ah sì, io ci metto 2 giorni solo per personalizzare il PG. Ti fai il PG vecchietto? Una live solo per la creazione PG, esatto. We let the player get as close as possible to make whatever sì, i capelli sono pongosi. facial morphs you can blend together, the dermaesthetic and makeup. Sì, i peli in generale. Piercings, teeth setting. Cioè si vede proprio che hanno sacrificato, secondo me, molto di più dei personaggi. Beh, i personaggi sono proprio Bethesda style, come diceva prima qualcuno in chat. Però ecco, non è che sono brutti, semplicemente mentre le ambientazioni sembrano super realistiche, sia i visi che le animazioni mi sembrano un po' più statiche, ecco. Sì, sicuramente per Bethesda è un passo avanti. Solitamente loro le curano veramente poco le animazioni facciali. Fine. Però ecco, a livello di animazioni non è una roba che dico 2023, ok? Però io tanto voglio esplorare, tanto vado in giro, non le vedo le persone. No, i PG non sono di sicuro tutti lo stesso modello. Hai sentito che ha detto prima che hanno hanno scannerizzato i visi di un sacco di persone, tutte di differenti nazionalità, proprio per dare un sacco di varietà. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Oh wow! There's another great one that gives you a damage buff when your health is low. Cioè puoi venerare gli dei? And try to kill you. Cioè nello spazio possiamo decidere di venerare gli dei. Cioè posso fare uno scienziato religioso. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Quindi immagino che la storia sia super customizzabile in base a quello che noi decidiamo, cioè che la storia abbia diversi bivi. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Ok. Questa è la personalizzazione poi del... Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Quindi bisogna livellare le skill. And 4 ranks per skill. There's a lot to choose guarda, from. combat, science, tech. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack. No, poverino, lo stava comandando. L'avete visto che aveva tipo l'immaginina del burattinaio? I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Vai, questa sono io che prende poi. Dove è volato via? Ho spezzato.
I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. No! Favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Cioè, ognuno praticamente ha il suo approccio. Che figata. C'è chi prende a pugni tutti, chi ti controlla la mente, chi va in stealth, chi va lì e ti spara in faccia, chi invece utilizza il carisma e ti parla. Cioè, praticamente roleplay game all'ennesima potenza. Sì, le Fallout, sì, sì. Mamma mia. Io so già che mi incanterò a esplorare tutto. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems. Ecco, questa è la cosa che mi interessa di più di tutto. And adventures. Esplorazione. Dai, ma guarda lì. We worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Certo, i vari climi diversi sui biomi. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Le navi, i relitti delle navi da esplorare. Sì, sì, questa è... C'è molto No Man's Sky e va benissimo perché io adoro No Man's Sky. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Cioè, esatto, atterri su un pianeta e non sai cosa c'è lì. Come appunto su No Man's Sky, che atterravo, pianeta tossico, animali super aggressivi. Space exploration is possible. No Man's Sky ma con i soldi. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find personalizzazione della navicella. That ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo. Mi piaceva di più la navettina piccolina da cacciatore di taglie. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier. Ah, si parte con la Frontier. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields. Whoa. Or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. È un Lego! An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with... Come vuoi far perdere la vita? They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Ah, raga, io ci perdo la vita seriamente. Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. And we've done spiders, we've done mechs,
So it's really bello. whatever your imagination is. Cioè, la puoi fare di qualsiasi... Ma dai, guardalo! Ci ha fatto una nave mecha! You're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, Barrett, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. Sì, le romance! Loved anyone except you. And if you're looking Sì, le romance! Sì! additional crew at spaceports, Sì, ci sbattiamo tutti! Someone like me? you'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like Can't companions, wait. most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for Il instance. trombeggio spaziale. He's designed around the core basics of a NASA machine. Geralt di Rivia, spostati! You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so Sarà un'esploratrice spaziale promiscua. Il mio equipaggio sarà selezionato in modo chirurgico. And now, let's take to the sky. Esatto, pianeta che vai. Mamma mia, è ancora lunghissimo, guys. Cioè, Of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. vabbè, certo. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. I gravi salti. Grav jump. Salti gravitazionali. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Ale, la Crimson Fleet Hunt. Ecco, questa fa molto No Man's Sky, sta cosa. Madonna, io li inseguivo fino alla morte. I pirati spaziali. Control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Sfondali. Vai, scudo abbattuto. Si luta, vero? Si luta. Ecco, you can loot the remains, quello che volevo sentire. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Cosa? Possiamo fare gli abbordaggi? Posso abbordare le navi? Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Ma io abbordo tutto! Ma non distruggo niente, abbordo qualsiasi nave! Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. La Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty. Terran Preservation Society? You can hail any ship you come across to La società di preservazione terrestre? or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes.
I want to take over ships. I'm gonna Sì, sì, anch'io voglio tutte le navi. Esatto. all the sandwiches. Anch'io ruberò i panini. In my cargo hold that I have specifically for sandwiches. Sì, ma questa tizia mi rappresenta un sacco. And just start taking things from people as quickly as possible. No, a me piace fare l'eroina, però i panini rubo lo stesso, anche se faccio l'eroina. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about Quindi going ci to saranno un sacco di bei baghettini simpatici. and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. Dai, che figata, raga. Che figata. Random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Alpha Centauri. Over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes a little fear. Oddio, circondato dai pirati. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Un immenso parco giochi dove siamo liberi di fare un sacco di cose. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by... Dov'è il mio orologio spaziale? Datemelo! Lo desidero! Locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation Scusami, patch, non ti voglio NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Come già out of stock? No, dai, non mi dire ste robe. No, dai, non puoi farmi vedere sta roba e poi portarmela via ancora prima che io pensassi di poterla ottenere. È crudele. Com'è sold out? No, dai, raga, ma che sold out? Non scherziamo. This custom limited edition Starfield controller. Oddio, lo voglio. Is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, sto guardando il mio pad preferito. Trema. With Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. No, io quel controller voglio. Anche se lo giocherò col PC, voglio comunque quel controller. Lo voglio lo stesso. Le cuffie mi piacciono, però amo tanto le mie che non lo so. Le cuffie sono una roba un po' complicata da cambiare, perché poi devo stare comoda. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Ah, cioè sono generati in modo procedurale, però poi li hanno riempiti di roba. Block of terrain. Cioè ci hanno messo cose personalizzate. Interesting locations for the player to explore, creatures to encounter. Ma guarda questo! Ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Oh wow. Certo, perché poi ognuno in base all'esplorazione che fa cose diverse.
Whether you want to explore and see what you can find, harvest Che resources and carini! be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that. Comunque si sono palesemente tanto ispirati a No Man's Sky e hanno fatto bene, perché No Man's Sky adesso è un giocone. Quindi secondo me hanno proprio preso No Man's Sky, l'hanno guardato e hanno detto ok, come possiamo renderlo addirittura migliore di questo? Cioè, sì, no, ma infatti No Man's Sky ora è un giocone, pane. Sì, assolutamente. Quindi secondo me hanno proprio preso No Man's Sky e hanno detto ok, come possiamo migliorare qualcosa del genere? Cioè, ma poi già solo che mi hanno simulato davvero il movimento dei pianeti, dei satelliti, cioè in modo realistico, a me sta cosa mi manda fuori di testa. Cioè che si muova tutto come dovrebbe muoversi nella realtà. To make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Dai, guarda lì. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. No, aspetta, vediamo, campo base. Vabbè, gli avamposti, giustamente. Se no che esplorazione fai senza avamposti? Modules come in all shapes and sizes. Ciao Niku, grazie per il saluto. Buon lavoro. Even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources. Ah, beh, giustamente. Le pompe di estrazione. Is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Cioè, The Sims nello spazio. Cioè, possiamo personalizzare l'outpost. Un gioco da 1000 ore, ma pure di più se pensi che è roba Bethesda, quindi sarà pieno di mod. Usciranno tantissime mod che ne aumenteranno sia la longevità, che ne miglioreranno la grafica. Add crafting and research stations in your Mi fa sognare sta roba. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. No! Io spero che ci siano un po' di animali aggressivi. Li voglio coccolare i piccoli animali alieni. I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Sì, le animazioni sembrano effettivamente... Sì. More mods and more weapons in this Cioè il combat si vede che ha una marcia in più rispetto ai soliti giochi Bethesda. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon Le zone zero gravità. push you backwards. Difficilissimo combattere a gravità zero. A more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage.
Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact Alieno a mani nude. pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Collusi. Starfield's got you covered. Era la mitra. Volato nell'etere. Che è sta roba che ha fatto? Thanks again for being with us today. We are just so Cos'era quella? Telecinesi? and spent it here. Un guanto tipo zero gravità? C'ha pure i poteri? On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Raga, 10 settembre non mi è mai sembrato così lontano. L'avevo già segnato. Ah, voglio quell'orologio. Raga, sto Starfield, hanno fatto un danno, perché io mo sono innamorata di Starfield. Sono presa benissimo e non mi possono deludere, ma è un casino. Cioè, mi hanno dato... Raga, ho aspettative altissime, ma proprio altissime. Ho aspettative veramente alte. Boh, guys, cosa posso dire? Incrociamo le dita che sarà veramente quello che serve. Però hanno fatto vedere così tanta roba. Cioè, ci sono così tante cose che hanno fatto vedere. Ah, sì, ma anch'io ho paura a scoprire il fianco, perché sembra veramente un giocone pazzesco. Cioè, è una roba che a me mi gasa oltre ogni immaginazione. Cioè, io cerco di rimanere con i piedi per terra, ma è impossibile. Ho visto troppa roba che mi gasa a livelli disumani. Cioè, raga, sono sconvolta dalla quantità di figaggine e di roba che ho visto. Ah, bellissimo. Tu dici che sembravano un po' tonti i nemici? I combattimenti sì, abbiamo visto qualcosina, però abbiamo visto tipo i montaggi scenici. Bisogna vedere poi il feels come sarà durante il combattimento. Forse gli alieni non li hanno mostrati, può darsi. Io non credo tanto ci abbiano fatto vedere tutto, raga. Cioè, non penso che ci fosse tutto. Secondo me ci hanno fatto vedere un po' di roba. Anch'io spero che non sia una delusione, perché sembra veramente, veramente bello. Sì, sembra una roba che ci giocheremo per anni. Spero sia bello come sembra, perché sembra davvero bello. Potrebbero spezzare molto forte il mio cuoricino, che adesso in questo momento sta palpitando molto forte per Starfield. Allora, io sicuramente mi focalizzerò sull'esplorazione, perché poi ognuno cerca quello che vuole. Per me il combat è abbastanza secondario, ma semplicemente perché io quando gioco questi giochi preferisco la parte più survivor, ovvero vado sui pianeti, trovo degli oggetti, mi costruisco magari degli ambienti, quindi per me la parte esplorativa è la cosa più importante di questo gioco, quindi il combat mi interessa marginalmente. Per quanto riguarda le IA, allora sicuramente l'intelligenza artificiale dei personaggi durante i combattimenti che hanno fatto vedere, sì, non sembrava particolarmente incredibile. Anche le animazioni facciali dei personaggi umani non mi piacciono molto. Però nell'insieme, devo dire, io mi focalizzerò sicuramente sull'esplorazione, quindi
Sono passata dal vediamo un po' questo gioco, lo osserverò con alto disinteresse, a oh mio Dio, datemi il 6 settembre. Cioè, è impossibile non gasarsi per Starfield. Hanno fatto vedere troppe cose fighe.